Benvenuto nella GM Roberto De Rosa Academy. Oggi parleremo dei migliori calci per la difesa personale. Questo contenuto mi è stato segnalato da qualcuno, non ricordo minimamente il nome perché era un nick davvero impronunciabile, però lo ringrazio ugualmente. I calci erano classificati sotto la dicitura i calci micidiali, i primi calci più micidiali. All'incirca questo era il titolo, insomma comunque il concetto era che sono i calci più micidiali per quanto riguarda ovviamente la difesa personale. Adesso li valutiamo un attimino insieme. Il primo di cui parlavano era il front kick. Per chi non conosce qual è questo calcio, è il calcio che si tira con la pianta del piede. Allora, gli elementi che mettevano a favore di questo calcio era che è più potente sicuramente del pugno, e non lo metto in discussione, ma occorre anche una determinata destrezza per tirare questi calci. Ciò che dicevano era quello che bisognava colpire, adesso vi dico nello specifico, facevano la distinzione se si colpisce il petto era per mandare indietro l'avversario, se si colpiva sull'addome era per fermarlo lì. E se si colpiva sul bacino era per destabilizzarlo. Adesso io dico una cosa, ma davvero pensate che una persona che si deve difendere, che non sia un atleta, che non sia una persona che fa gare di MMA, insomma, vabbè, non voglio dilungarmi troppo, però insomma una persona preparata nelle arti marziali riesca a tirare un calcio al petto di una persona anche della sua stessa statura? Io penso sempre a mia madre anche penso abbia il diritto sacrosanto di difendersi, ma sono altrettanto sicuro che non riuscirà mai a tirare un calcio di quel tipo a chi che sia, nessuno in questo mondo. Un'altra cosa che dicevano, le ho appuntate perché sono tante e non vorrei dimenticarmi qualcosa, anche se, voglio dire, dimenticarmi qualcosa di queste non è una grave perdita, però andiamo avanti. Sì, era quindi se una persona è armata, diceva esattamente questo, quindi una persona armata, la cosa consigliata è proprio questo calcio al petto per mandarlo indietro, come se chi ha un coltello nelle mani si fa scrupoli a tagliarci la gamba. Però lasciamo perdere, sicuramente è meglio la gamba che il petto o la gola o insomma un'altra parte vulnerabile. Però dico questo, tiriamo il calcio, mettiamo che lo becchiamo, mettiamo che lo sappiamo tirare, mettiamo tutto come se fosse una cosa idilliaca, che colpiamo, riusciamo a mandarlo indietro e ci becchiamo solamente una coltellata sul polpaccio. Va bene così perché è meglio, abbiamo detto, però ho preso solamente una coltellata e non ho creato più di tanti danni. Mani, a differenza dei calci, sicuramente rischio, come rischio con la gamba, però almeno, ovviamente sapendo qualcosa in merito, posso anche disarmarlo. Comunque posso fare qualcosa di sicuro di più, lasciamo perdere i disarmi perché qui ce n'è da parlare tantissimo sui disarmi, sul coltello, e lasciate perdere davvero tutte le cose che ci sono in giro. Ho visto delle cose assurde, davvero assurde, fortunatamente ancora non le vedo, però sono sicuro che ci sono anche delle cose valide, ma sono veramente delle chicche che bisogna cercare veramente con meticolosità. Passiamo a un'altra motivazione che dicevano per quanto riguarda i calci appunto
questo front kick. Un'altra cosa, a mio parere, completamente errata è che dicevano che il calcio andava tirato in questa maniera, quindi alzare il ginocchio, puntare la scarpa, il piede al petto, all'addome di chi ci abbiamo di fronte, tirando il busto indietro. Adesso io vi chiedo questo, ma siete mai stati caricati da una persona che pesa 50 kg più di voi? Penso proprio che chi dice questo non è mai stata in questa situazione. Posso assicurarvi che se una persona grande, ma anche una persona leggermente più pesante di noi, ci scaglia contro, colpendoci, volendoci colpire, in quella posizione, specialmente col busto tirato indietro, dove il nostro baricentro è lì per andare fuori dalla nostra base, che in questo caso è di un piede che sarà 20 cm, adesso non lo so, non ho mai misurato un piede, però comunque sia, la considerazione è base piccolina. Stiamo veramente sull'orlo, una persona che ci si butta addosso, è una bella massa che ci viene contro, becca sul piede, poco stabili. Io penso che al 99% quello che succede, sicuramente abbiamo colpito l'addome di chi abbiamo di fronte, che non penso che faccia più di tanto danno, a prescindere come sia una persona, a meno che non sia una persona veramente esile, ma una persona esile non fa questo e non ci carica a piena forza. Ma una persona che ci carica a piena forza di sicuro è una persona pesante, di sicuro è una persona che ha un addome abbastanza forte, oppure una persona grossa che ha una pancia, ha uno strato, ve lo ricordo, uno strato di grasso che attutisce di molto il colpo. Fatto sta che una forza così che ci si scaglia contro sicuramente ci butta a terra. Fate voi le vostre considerazioni, testatelo nella realtà insomma di questo contesto, basta, anche in palestra. Fatevi caricare da una persona leggermente più forte, più grande di voi, più pesante di voi, mettetevi in quella posizione scalciando e vi faccio vedere che voi siete quelli che andate dietro, che indietreggiate, e non sarà di sicuro quello che vi aggredisce. Il secondo calcio che si prendeva in esame è il calcio laterale. Questo calcio sicuramente lo noterete, ha bisogno di sicuro, come il primo calcio, di una persona che sappia tirarlo, allenata a tirarlo, quindi non è per tutti. E posso garantirvi che in questo momento veniva detto che questi sono calci per tutti. Calci, vi dico esattamente quello che hanno detto, l'ho appuntato per non dimenticarlo, questi sono calci per la gente normale. Adesso io vi chiedo, riportate alla mente quando ho parlato di mia madre, pensate a vostra madre, pensate un attimino se può mai realizzare un calcio di questo tipo che ovviamente abbia un effetto negativo sull'altra persona e positivo quindi per noi. Il terzo calcio, anch'esso, ricordate, micidiale per quanto riguarda il sapersi difendere, quindi la difesa personale, ovviamente per tutti, è il calcio laterale. Low kick per alcuni, mawashi per altri, insomma dipende da quale arte marziale provenite, ma per chi non è nelle arti marziali, insomma l'importante è che si sia capito di che calcio parliamo, quello che avete visto. Su questo calcio è stato detto che il bersaglio migliore è il quadricipite. Adesso sempre stessa domanda, pensate davvero che una persona più esile nei confronti di una persona più forte, tirando un calcio al quadricipite, possa mai arrecare un danno che gli permetta poi di mettersi in salvo? Scrivetelo nei commenti, fatemi questa cortesia, perché
Mi piacerebbe pensare se davvero sono solo io a pensarla in questo modo o se ne siamo in tanti. Vi prego, mettetelo, aiutatemi a diffondere, quindi mettete un bel mi piace, fate un commento così che abbia un sostegno il mio canale ad andare avanti. Un altro calcio che era sempre esso micidiale per la difesa personale è il sempre Moashi tirato alle costole. E se rompiamo le costole sicuramente abbiamo un buon effetto, ma sempre quello è il discorso. Pensate sempre a doverlo imparare, doverlo saper tirare. Un'altra cosa che non ho detto fino adesso è pensate alla realtà, non pensate alla palestra, pensate per tirare un calcio di questo tipo, qualsiasi calcio che abbiamo detto finora. Devo prepararmi, ve lo assicuro, io ho esperienza nell'insegnamento, vengono ovviamente anche persone 50 anni, 40 anni, ma posso assicurarvi anche dei ventenni che non hanno minimamente una elasticità tale che gli permetta di tirare un calcio al di sopra, non voglio dire del ginocchio, ma sicuramente al di sopra della coscia, insomma già dal bacino in su è quasi impossibile per loro. Perché? Perché non hanno mai fatto sport e penso che abbiano comunque anche loro il diritto di potersi difendere. Non è una prerogativa esclusiva solamente per chi ha iniziato da bambino o chi ovviamente si dedica 3 volte a settimana, quindi porta il suo corpo ad una elasticità che gli permette questo e ovviamente anche ad una forza che rende almeno un po' il calcio efficace. Devono tutti quanti avere la possibilità di difendersi, anche chi non vuole minimamente entrare in palestra 2 o 3 volte a settimana per fare uno sport che gli permetta di fare questo. Anche, io dico sempre la casalinga, ma anche chiunque che non vuole dedicare la sua vita allo sport, vuole fare la sua vita, vuole essere libero e vuole potersi saper difendere senza, ripeto, senza perdere, non è perdita di tempo assolutamente perché lo sport è sempre sport, fa bene per tante cose, ma è una cosa, una scelta, ognuno può pensarla come vuole, ognuno ha la sua vita, la sua modalità di pensiero, quindi non è per forza per tutti. Di sicuro è che non tutti vogliono praticare una disciplina o un'arte marziale, insomma un qualcosa che li porti da lì a tot tempo, e vi assicuro che se non c'è stato niente prima, il tempo che occorre per avere questo tipo di elasticità, parlando solamente di elasticità, non è minimamente un tempo piccolo. Quindi tirate voi le vostre conclusioni. L'ultimo calcio di cui si parlava è il calcio ai genitali, che ho volutamente messo alla fine, anche se nel contenuto che mi hanno mandato era leggermente prima, proprio perché lo ritengo l'unico efficace per quanto riguarda la strada, la realtà. Non stiamo parlando di un punto da colpire molto alto, quindi è fattibile quasi per tutti quanti. Colpiamo i genitali dove il dolore è assicurato, cosa che in tutti gli altri visti precedentemente non lo è minimamente. E l'unica cosetta che ho da un piccolo aggiustamento: non colpite con la punta. Lì si diceva di colpire con la punta per tante motivazioni, ma posso garantirvi realtà diversa da palestra. Più allarghiamo, ingrandiamo, come dire, insomma ci siamo capiti, la zona di impatto, e molte più sono le possibilità che andiamo a colpire. Ricordatevi che i genitali non sono il busto grande bersaglio, i genitali, so che ognuno considera colpire i genitali cosa facilissima, ma vi garantisco che nella realtà
dove c'è, ce lo siamo detti più volte, lo so, ma dove c'è un caos totale, non è la cosa più semplice. Quindi affidarsi solo alla punta invece di affidarsi a tutto il piede è una cosa, a mio avviso, sbagliata. Tirate lì, infilo il mio piede in mezzo alle gambe, ovviamente che indirizzano lì, devo arrivarci per forza. Mi si dirà sicuramente, come è stato detto anche in questo video, se hanno le gambe strette. Non lo so, per esperienza personale non ho mai visto nessuno mai a questo mondo che approccia ad una colluttazione che sia stata una colluttazione che ho visto, che sia stata una colluttazione in cui sono stato in mezzo, mai visto nessuno che avesse le gambe serrate, strette, per tante motivazioni. La base è molto più piccola rispetto a una posizione di questo tipo dove sono più stabile. Nessuno mai sta fermo lì con le gambe strette aspettando cosa. Si cammina sempre in avanti, si sta stabili, ci si piazza bene a terra. Quindi beccare le gambe strette è quasi impossibile, ma non metto ovviamente l'impossibilità totale a che si verifichi questo. Se vediamo gambe strette non andiamo ai genitali, ma facciamo altre cose ovviamente. A questo punto non mi rimane che dirvi di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video, di seguire la pagina. Vi ripeto, ci sono tanti contenuti in programmazione e ci vediamo al prossimo video.